Salve a tutti e salve al nostro carissimo amico Gan Balad Shissor che mi dona gentilmente 10 euro, quindi salve, per parlare del seguente argomento. E io intanto inizio a fare colazione. Ieri sono stato a fare la spesa con mia madre, ho accompagnato mia madre e ho fatto un video, ma ormai non li carico più subito perché mi consiglia l'intelligenza artificiale di caricarli a fine mese, che è quando la gente fa lo spesone perché c'ha lo stipendio. Mangio frutta secca. Allora, il tema del giorno che ha gentilmente patrocinato il nostro amico, carissimo amico Gambler Scissor. I mari si stanno inquinando e con il tempo sarà un disastro ambientale se andiamo avanti in questo modo. Come risolvere? È un tema molto spinoso del quale purtroppo si parla poco e male nella tele. Quindi giustamente bisogna parlarne in modo serio e io mangiando ne parlo. Il fatto è che tutto viene a monte nel vero senso della parola. Mi raccomando, se volete propormi degli argomenti, comprate una super chat. Con una super chat, uno sticker, un abbonamento che potete anche regalare o un super grazie, proponetemi un tema. Il ciclo dell'acqua. L'acqua evapora dagli oceani, dai mari, dai laghi, dai fiumi, va nel cielo, forma delle nubi, poi precipita. Mi sembra che nel mondo solo il 3% d'acqua è dolce e di quel 3% lo 0,3% è potabile. L'attività umana sta inquinando anche l'acqua potabile. E quindi che dire, noi riusciamo a inquinare attraverso le discariche, soprattutto illegali, attraverso tutti i rifiuti, attraverso gli sversamenti cloacali, i fiumi, i giacimenti d'acqua sotterranei, e poi tutto si sversa al mare. Per esempio gli sversamenti cloacali che hanno anche le droghe che la gente consuma. Per esempio, non so se è stato nel Po o nell'Arno, che volevano quantificare il livello di inquinamento e hanno trovato che le ultime 48 ore si era drogato con cocaina il 40% della popolazione di molte città limitrofi. Quindi persino le droghe, ma anche medicinali che si prendono, tutto va a fiume e poi va a mare. I pesticidi, e quindi e anche i prodotti tecnologici e i vestiti. Molti capi di vestiario sono buttati via in mare, in alto mare, e molti rotoli di stoffa perché non sono mai stati usati, cioè
sono rimasti in giacenza di deposito fino a che sono passati fuori di moda, oppure nessuno ha mai comprato perché erano di stilisti molto esosi. Quindi alla fine si è formato in mezzo all'oceano, non so a che oceano, dove, un'isola che è magari il doppio dell'Australia e della Groenlandia messi insieme, che gira 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 con un vortice impressionante, trita 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 questa plastica e questa spazzatura in generale, fino a fare delle nanoparticelle. Queste nanoparticelle volano via perché sono molto leggere, non sono microparticelle, sono nanoparticelle, e addirittura hanno visto che questa plastica è stata distribuita nei ghiacciai più alti del mondo, ma anche nei poli. E poi hanno campionato le cellule di diversi organismi, tra cui anche esseri umani, e ci abbiamo nel corpo, perché le respiriamo nell'aria, queste nanoparticelle di plastica che magari è stata tritata 20 anni fa in mezzo al mare, è entrata attraverso la pioggia nel ciclo della nostra alimentazione, l'hanno mangiata porci, buoi, galline, è andata nei vegetali, frutta, verdura. È veramente è incredibile quanto pattume siamo capaci di generare in nome del consumismo. Una schifezza più totale non si può. Invece di razionalizzare il consumo, far durare i cellulari, non so, 10 anni di più. E poi una cosa veramente incredibile: vai al mercato, già questo dagli anni 80 o 90, si era lanciata una campagna ambientalista, una campagna green, come dicevano in Italia, ma parla bene, una campagna verde. Ah no, i sacchetti di plastico inquinano, facevano vedere nei mari, nei fiumi, che soffocavano la vita, che uccidevano le foche. Sacchetti di plastica no, no, per carità, i sacchetti di plastica no, che erano quelli neri, no, bianchi, poi li hanno fatti neri perché cambiava qualcosa se li cambiavano di colore. Poi li hanno fatti i sacchetti della spesa, li hanno fatti verdi, però in cassa ti dicevano guardi, non le posso dare il sacchetto. Ah no, ma dove le metto le cose? Ne vuole comprare uno? Sì. Allora ti davano subito la spotta della spesa, non so se 250 lire prima che ci fosse l'euro, poi 25 centesimi di euro. Come inquinava e adesso te lo danno se paghi, ma continua a inquinare o no? Che poi quelli ecologici, quelli verdi, si sfondano subito. A mia madre se le è rotto qualche anno, abbastanza anni fa, una bottiglia d'olio costosa, cose che poi fanno pagare anche il sacchetto del fruttivendolo, no, della verdura. Come non inquina più se lo paghi? Tra l'altro tu vai a comprare latte, bottiglia d'acqua minerale, vedi, plastico, a bottiglia d'acqua minerale, la frutta secca viene in plastico. Io mi ricordo quando ero piccolo l'acqua Egeria, l'acqua San Gemini, tutto in vetro.
compri biscotti, plastico. Ci sono proprio confezioni, è inutile che vi faccia vedere. La ketchup viene in una bottiglietta di plastico, compri le olive in plastico, compri l'olio, quello molto costoso in vetro, ma l'olio già viene, soprattutto quello da friggere, in plastico. Tu trovami un prodotto caro gun blast scissor che venga in vetro. Solo i cellulari oggigiorno vengono in vetro. Il resto in plastico, anzi pure i cellulari per risparmiare stanno ritornando al plastico. Allora, se mi vendi tutto in plastico, se i libri vengono con copertina plastificata, ma veramente tutta la spesa del mangiare viene in plastico e i vestiti sono fatti di acrilico. Mangiamo plastico, vestiamo plastico, andiamo in auto di plastico perché adesso le fanno con le stampanti in 3D. Abbiamo cellulari che ritornano a essere di plastico, orologi di plastico, occhiali di plastico. Questi sono di plastico. Tutta la spazzatura che buttiamo via è di plastico. Ci vengono a fare il sermone che la colpa è nostra, che buttiamo via i sacchetti di plastico, che poi mangio biscotto, che poi la spazzatura differenziata li hanno sgamati, come ci dicevano che no, che bisogna buttare nel differenziato. Io mi ricordo, non so se è stata Report negli anni 80, il business del differenziato, che i comuni si prendevano denaro per il differenziato e poi nelle discariche mettevano tutto nella stessa fossa, che era addirittura come in tre fuochi, terra dei fuochi, che era tutto messo insieme. Insomma, umido con plastico, tiravano tutto senza fare la protezione del terreno. Ci prendono in giro. È vero che esiste l'inquinamento, è vero che esiste il cambio climatico prodotto dall'inquinamento, ma invece di fare qualcosa lucrano allegramente. E noi che ci hanno fatto votare, io ho votato di no, ma molti hanno votato sì a rinunciare al nucleare sull'effetto di Chernobyl, ma non c'è energia verde o alternativa che possa sostituire il nucleare, che comunque in Italia si continua ad utilizzare il nucleare. La risonanza magnetica, l'attack, la radiografia, tante altre analisi si fanno con cartucci di energia nucleare come l'ecogramma, e quindi il nucleare si continua a utilizzare negli ospedali, perché in una sala operatoria che serve tantissima energia, se salta la corrente muore il paziente. Quindi il nucleare continuiamo a produrlo per ospedali, centri di ricerca. Perché spegnere le centrali nucleari? A chi ha beneficiato? Ma veramente possiamo credere che le industrie possano andare avanti a pannelli solari e a mulini a vento? Veramente? Meditate, gente, meditate. Io queste cose le dico da uomo comune, da uomo della strada, da uomo ordinario, con interessi straordinari e straordinari, ma io sono un uomo qualunque, uno di voi. Non pretendo di essere il genio della lampada,
ma a me certe cose mi rodono. Dagli anni 80 avremmo potuto fare qualcosa, invece non si è fatto nulla. Anzi, questo è dovuto a che i governi cadono se c'è disoccupazione in occidente. Allora che fare? Dicono ma bisogna ridurre l'impatto ambientale dell'essere umano, e poi però danno sussidi alle fabbriche per continuare a produrre beni che inquinano come le automobili, perché fino a ieri se riducevano l'indotto automotore dovevano mandare in strada un mucchio di persone. È un po' come quello che fanno con l'alcol, che dicono bisogna stare attenti i giovani e l'alcol, questo e quell'altro, poi però fanno il 3x2 sul vino, il 50% sulla birra, gli ipermercati, i supermercati, le enoteche. Chi controlla tutto questo? Che poi c'è sempre un adolescente che aspetta fuori da una enoteca, va l'adulto, gli paga il doppio di quello che costa un whisky e glielo compra, e quindi magari l'altro non è astemio, però se un incosciente o una persona che ha necessità di denaro, il giovane che magari è figlio di papà vuole avere una bottiglia di whisky per la festiciola e dice guarda prendimi un Johnny Walker etichetta dorata, costa 500 euro, gli dà 1000 perché figlio di papà gli danno la paghetta, l'altro entra e gli prende il whisky e glielo dà subito. Poi ci sono anche molti extracomunitari, c'erano una volta, adesso no, che andavano fuori dalle discoteche con il baule pieno di ogni marca, anche di vino in Tetra Pak, e lì la gente si serviva per fare il pre-festival, cioè si svinazzano bene dentro perché poi sanno che dentro le discoteche soltanto mezzo dito di scotch te lo fanno pagare un occhio della testa. Allora loro così ho toccato anche un altro argomento, però ecco, come inquinare di meno senza togliere lavoro alla gente. Adesso ci sta pensando l'industria, che le industrie sono sempre più automatizzate, con i droni che una volta si chiamavano robot, poi androidi e adesso droidi, e quindi già ha aperto una fabbrica di motori di aeroplano nel nord Italia una decina di anni fa, credo ormai o più, e dicevano che stava in fase sperimentale, c'aveva solo 100 operai, 10 ingegneri e un supervisore. Dopo un anno era una fabbrica enorme per Boeing e Airbus 320, dei motori faceva enormi che solo con la stampante 3D potevano essere fatti, perché era in aleazioni di metalli che non potevano essere fusi con la fonditrice tradizionale. Dopo un anno continuava a funzionare già stabilmente, a produrre a più non posso questi motori giganti, però aveva licenziato tutto il personale, anche gli ingegneri. Lavorava soltanto un supervisore che controllava anche altre fabbriche, ma in remoto da casa sua. Quindi l'industria ormai non dà più da lavorare, licenzia. Quindi che dire, l'industria licenzia, bisogna dar da lavorare alla gente ma c'è sempre meno lavoro, si restringe il consumo, c'è crisi per le guerre, le pandemie, le epidemie. Speriamo che non mi demonetizzino il video i supremi algoritmi, ma tanto è già patrocinato dal nostro gentilissimo amico Gun Blashissor e mecenate ufficiale di questo canale.
adesso con la guerra contro l'Iran è quello che già Augias aveva predetto negli anni 80, il blocco dello stretto di Hormuz, tutto aumenta e quindi diminuisce il consumo e quindi ci sono più licenziamenti. Se le cose vanno bene l'industria di oggi ti licenzia, se le cose vanno male l'industria di oggi, tanto per cambiare, ti licenzia. Adesso mi mangio biscottini di grasso tradizionali da prendere col mate, troppo forte. Mia madre fa il riciclaggio. A proposito di ambientalismo, parlando di riciclaggio che si può fare in casa, conserva i vecchi fiaschi, a volte li regala perché conserva cesti, enormi quantità di fiaschi ha conservato negli ultimi 20 anni e li ha anche regalati. Li lava, quando riesce a trovare dei fiaschi di olive, di altri prodotti, e poi ci mettiamo per esempio i biscottini di grasso in questo caso. E io faccio del riciclaggio. C'ho 20 kg di carta bianca che ormai da più di 20 anni non consumo, perché è un peccato buttare. C'ho un ricambio di 500 fogli di fotocopiatrice o di stampante. Fare dei pizzini con quella carta è un peccato, perché poi fai degli appunti e butti via. E io una volta ho buttato via nel corso di anni 500 fogli di carta bianca. Magari scrivevo da una parte, scrivevo dall'altra, annotavo delle cose, però poi butti via i fogli che non ti servono. Allora è un peccato. Vediamo se mi funziona. Sì, perché a volte smette di parlare, di funzionare il microfono, io continuo a parlare. Allora che ho fatto in questi ultimi anni? Che mi sono risparmiato quaderni, fogli di ricambio, fogli per stampante, block notes, c'ho tutto lì nell'armadio. Ogni confezione di cartone che possibilmente sia bianca, come questa che ho preso l'appunto, e adesso cercherò di rispondere agli altri punti del quesito del nostro carissimo amico Gunblood Scissor. Ogni cartone di ogni formato, grande o piccolo, lo ritaglio, per quanto sia piccolo così, un qualche cosa, per esempio congeliamo del mangiare, perché mia madre è prevenuta, la volta che deve uscire a fare la spesa torna a casa, non gli va di cucinare, la volta che sta poco bene non gli va di cucinare, allora c'è molto cibo congelato, abbastanza, tanto per cavarsela. Magari non so, un polletto arrosto fatto a pezzi, in modo che con un polletto ci sono 2-4 porzioni, patate fritte, insomma, no, patate forse no fritte, no? Qualsiasi cosa, adesso non mi, maialino al forno, porchetta. Allora con pezzettini piccoli di cartone in una confezione, anche quella riciclata, ci mettiamo il cartoncino di cartone, così poi si sa, perché quando si congela non si riesce più a vedere che cosa c'è dentro. Allora i mari si stanno inquinando, dicevo, tutto le zozzerie che finiscono nei mari, e con il tempo sarà un disastro. Magari Gambla Scissor, con il tempo sarà un disastro, è un disastro già adesso, con il tempo sarà un disastro ambientale, già è un disastro ambientale. Com'è? Buono, se no non lo mangerei. Se andiamo avanti di questo modo, no, purtroppo sì, è già un disastro ambientale. E di sicuro se andiamo avanti di questo modo sarà molto peggio. Come risolverlo? Non so se è troppo tardi, non so se è troppo tardi per risolverlo. Se lo risolviamo, il disastro ambientale che già abbiamo
come lo abbiamo risolto fino adesso, me ne fregandoci, oppure dicendo beh, se è troppo tardi io mi godo la vita, come diceva il cugino, un cugino di mio padre. Io gli ho detto fra 100 anni dicono che finisce tutto, e lui mi ha risposto ah beh, allora chi se ne frega, l'importante è che io non ci sia più. Allora è come chi dice guarda che l'inflazione fra 20 anni ti erode tutto il tuo capitale, e ti risponde ah ma chi se ne frega, io intanto 20-30 anni continuo a vivere, vorrà dire che io mi spendo tutti i miliardi che ho, così fra 20 anni 30 anni sarò povero comunque. Alla gente non gliene frega niente finché non pagano sulla propria pelle lo scotto ambientalista, altrimenti altrimenti vanno avanti, perché tanto dicono succederà fra 20 anni. Anche quelli che hanno 20 anni, no, e dicono ma io ce ne avrò 40, chissà che cosa mi può succedere prima. E quelli che hanno 60 io avrò 80, io ho 57 per esempio, io avrò 77 anni, 80, e quindi chissà, ci avrò l'acqua fino qua, fino al collo, nuoterò. E invece no, quello che non si capisce è che quando ti dicono che succederà tra 100 anni non significa che arrivati 100 anni succede il patatrac, come fosse l'apocalisse, che se squarciano i cieli cade il diluvio universale. No, che da qui a 100 anni si aggraverà ogni anno la situazione, ogni anno. Infatti dagli anni 90 a adesso sono passati 36 anni, certi fenomeni molto isolati in Italia e molto lievi adesso succedono con una frequenza inquietante, quindi lentamente si va deteriorando. Fra 100 anni chi, cioè nel 2096 chissà come sarà, però intanto siamo nel 26, già nel 50 2050 sarà tragico, ma ci manca poco per il 2050. Certo, sono 24 anni, però 24 anni passano veloci nella scala del tempo del mondo, della galassia o dell'universo. 24 anni sono come la scoreggia di un criceto. Allora 24 anni 34 36 anni fa ci saremmo immaginati che dicevano fra 100-200 anni che proprio suonati i 200 anni succederà chissà che. Invece no, i Katrina si stanno aumentando, adesso neanche se ne parla dei Katrina. C'è stato un Katrina a New York che si diceva che erano fenomeni d'aria calda, e invece c'era un freddo impressionante e c'è stato un tornado, che un uragano che ha distrutto tutto a New York col freddo. Come dire, non si piange sul latte versato. Quello che non si è potuto fare negli anni 80 lo si dovrebbe iniziare a fare adesso, perché non lo si è fatto dagli anni 80, e l'inquinamento è accumulativo. Ormai in un certo senso è troppo tardi, ma si può comunque andare al riscatto. Che cosa fare? Razionalizzare il consumo. Purtroppo con le guerre si fa tutto il contrario. I missili inquinano da matti, ogni missile è come una città. Hai visto tutte le gamblas scissore, hai visto tutti i funghi di fumo e di fuoco e di inquinamento. Poi anche ogni volta che si distrugge un silos, vabbè, come se lo avessero consumato, ma ogni volta che si distrugge un silos di petrolio, una raffineria di petrolio,
dei silos di carburante, delle petroliere, delle cisterne di petrolio, si inquina tutto d'un botto, perché magari quel petrolio sarebbe stato consumato in 1 o 2 anni, quel carburante in 1 o 2 anni. Invece così, bombardando, silurando, lanciando missili contro petrolio, carburante, diesel, benzina, esplode tutto in un secondo. E quindi bisognerebbe evitare le guerre, perché diretta o indirettamente bruciano combustibile, bruciano sostanze tossiche, gli esplosivi. E poi bisognerebbe razionalizzare il consumo, tornare a cellulari come il vecchio Nokia Asha 302, che non ho qua con me, ma che potete cercare nel mio canale di YouTube. Nokia Asha 302, che ci ho fatto molti video tempo fa, che è un ottimo cellulare Nokia, che ancora adesso mi dura. Mi si è rotto un cellulare comprato in giugno o luglio del 2021, un bellissimo Motorola Moto E7 Power. Mi è durato quindi 5 anni, circa meno di 5 anni, sarebbero mancati 3 o 4 mesi a fare 5 anni. Ma è incredibile che questo Nokia Asha 302, regalato a mia madre per il Natale del 2013, ancora dura nel 2026. Speriamo duri di più. Circa adesso a dicembre dovrebbe fare 13 anni. È il cellulare più longevo che ho avuto. Se tutti i cellulari durassero così, io non dico che deve rimanere con un sistema operativo obsolescente, come sarebbe stato all'epoca l'Android 2.3.6 Gingerbread, però che rimanga, perché si è disattualizzato. La Nokia aveva detto che non avrebbe mai dismesso il seguimento degli Asha. Regalato a mia madre nel 2013 un cellulare che credo che era del 2011, nel 2016 ha fatto il downgrade, ossia la Nokia mi ha ingannato, mi ha detto c'è un'attualizzazione per te. Io ho attualizzato, invece ha fatto il downgrade, cioè ha tolto tutti i servizi del cellulare. D'altra parte WhatsApp funzionava male, perché appena accendevo il cellulare mi rubava dati. Però adesso ha tolto tutte le applicazioni. D'altra parte io gli avevo messo un'Opera Mini cercando di riuscire a continuare a navigare, ma non funziona la navigazione, non è più assistita neanche da Opera Mini, da Opera. Però continua a funzionare, nel senso che posso fare foto e video, certo, di una risoluzione, le foto 3,2 megapixel, 3 megapixel reali. Adesso basta, vi devo lasciare. Ciao Gun Blashissor, credo che vi devo lasciare, però la soluzione sarebbe quella. Non voglio fare un video troppo largo, ma vediamo se possiamo continuare ad andare avanti. No, forse possiamo continuare ad andare avanti. La soluzione è quella, insomma, fare che non ci sia, che i cellulari non si rompano, perché che casino, che cagnara. Se no, è un camion che passa. Se tu devi buttare un cellulare, chiaramente, perché si avaria, va in avaria, o perché il sistema operativo pensa che aveva cominciato a darmi problemi di tattile e altre cose, perché un componente del sistema operativo che io avevo disattivato si è attivato solo nel Motorola Moto E7 Power, però entrava in conflitto con il sistema operativo, e mi sembra che era, non so se la galleria di foto o no, era Google Search, che io sempre disattivavo.
sempre disattivavo Google Search perché non mi serviva, era quello ok Google, lo disattivavo, però si è riattivato solo in una di quelle attualizzazioni che a volte tu vuoi non riattualizzare tutto, ma come il centro di applicazioni di Google ti attualizza tutto, e lì mi ha fregato il cellulare perché quel Google Search non era più compatibile col mio cellulare e si blocca il sistema operativo. Adesso come faccio io a recuperare il cellulare perché un'applicazione del sistema integrata nel sistema si rifiuta di funzionare? La Google Store o app, adesso si chiama Google App credo, mi ha attualizzato un'applicazione che io non utilizzavo mai e che avevo disinstallato, quindi stava bloccata nella sua versione di fabbrica. Ripristinare a fabbrica non mi è servito a nulla, ho perso tutti i contatti di WhatsApp e tutte le informazioni che avevo, poche ma preziose. È successo un casino. Beh, no, era un camion, no, perché se ritorna mia madre dalla spesa la devo aiutare logicamente, e quindi ormai sono obbligato a comprare un altro cellulare. E poi io ne avrei comprato comunque un altro, ma quel cellulare vecchio lo conservavo per fare gli short fuori casa, perché non porto uno nuovo. Invece così mi devo filmare con il Nokia Asha 302 fuori casa. Comunque, se voi volete apportare una donazione perché io mi possa comprare un cellulare economico per filmarmi fuori casa e fare delle premiere facendo la spesa, dei filmati larghi, e non dover utilizzare il Nokia Asha 302 che regalai a mia madre, e lo usavo ultimamente solo come sveglia, intervenite con una super chat, uno sticker, regalate un abbonamento qua dalla chat della premiere, oppure comprate sotto un mio video super grazie, soprattutto se è un video vecchio che vi interessa, un argomento del quale parlo, mettete il minutaggio nel super grazie e poi di cosa volete che io torni a parlare, perché così vado a controllare e mi faccio un'idea. Però ecco, questo bisogna avere delle discariche intelligenti, riciclare l'umido, riciclare il plastico, non ingannare la gente facendo degli sversamenti tutto in uno e dire che si fa, perché in Italia si faceva meno del 10% del riciclaggio, tanto dell'umido facendo compost, tanto del plastico, del vetro, e in altri paesi arrivava a essere del 20 e del 30%, che non è molto, però insomma paesi come l'India sono più virtuosi di noi. Poi negli anni 80 e 90 mandavamo a fare riciclaggio nel terzo mondo, roba da pazzi, ci costava di più il materiale riciclato che non produrne di nuovo, perché alle aziende italiane costava meno fare così, dislocarsi in Cina, trasferire il riciclaggio in Africa o in Latino America. E quanto ti costa di trasporto? Poi alla fine con le sovvenzioni dello Stato italiano guadagnavano la differenza, e non è giusto. Soprattutto voi che ne pensate di tutto questo? Lasciate un commento qua sotto nella chat finché siete in tempo,
E se questo video siete arrivati a guardarlo fino adesso, commentate nei commenti che ne pensate. Quindi, a beneficio di inventario, riepiloghiamo il quesito che mi ha proposto il nostro carissimo amico Gambla Scissor per essere trattato in questo video. Dietro ricompensa sponsorizzazione sponsorizzazione di 10 euro. Vi invito anche a voi tutti di seguire il suo esempio se volete che io tratti di un argomento a vostra scelta. I mari si stanno inquinando e con il tempo sarà un disastro ambientale se andiamo avanti in questo modo. Come risolverlo è il quesito che vi rivolgo a tutte e tutti voi dopo aver cercato di risponderlo esaustivamente. Come risolvereste voi questo problema che ci riguarda tutti da vicino? Facendo come me, riciclando il cartone delle confezioni per scrivere delle note invece di comprare dei block notes, che poi la carta bianca costa alberi dell'Amazzonia. Vedete, questa è già stata un albero da qualche parte, magari non un albero fatto per produrre carta come in Italia, ma magari di un qualche cartificio nel terzo mondo, Asia, Africa o Amazzonia, che stanno deforestando le foreste vergini. Quindi già un primo passo è riutilizzare in casa, perché se tu butti un cartone che per giunta è sbiancato dalla parte dentro, è bianco perché magari se fosse marrone non riesce a leggere bene, hanno usato anche degli sbiancanti, degli agenti chimici per satinare, sbiancare il cartone, che hanno inquinato l'acqua. Per fare il cartone ci occorrono decine o centinaia di litri d'acqua, reagenti chimici. Quindi ormai che ti compri un pacco di riso, il cartone già è stato prodotto, non lo puoi comprare sciolto come in India, a meno che non vai in qualche dietetica, ma ti costa un occhio della testa. Io non so con quale stipendio si possa comprare nelle alimentari piccole e nelle dietetiche riso scelto, queste cose qua. Avere una famiglia con dei figli non ci si riesce se sei un salariato, se hai uno stipendio. Se sei Bill Gates è un'altra cosa, puoi avere 12 figli e comprarti tutto sciolto. Il riso in Italia viene sottovuoto in plastico sottovuoto e la confezione viene in un cartone. Allora io ritaglio il cartone, a volte ho dei fogli così grandi di cartone e poi i laterali sono questi. Prendo in farmacia l'omega 369, i miei medicinali. A proposito, devo prendere la pasticca di vitamina. Pasticchiere artigianale, alpaca e legno, che non è riciclabile, cioè no, non è plastico. E quindi anche i vestiti, guardate, guardate voi, per stare in casa, guardate che manica che ho. Questo ci avrà più di 10 anni, c'è non altro che ha 25 anni, se non 30. E quindi anche non buttate via le cose per stare in casa che sono vecchie, logore, macchiate, rame. Io ho un paio di pantaloni, perché io mi ci affeziono anche ai vestiti, ce li ho ancora ma non li metto perché sono ingrassato, ma un paio di pantaloni comprati nel 2003 si erano stinti, si erano lacerati, mia madre li ha portati dalla sarta, non so quante volte li ha rammendato, li abbiamo mandati in tintoria,
quindi alla fine ci sono costati come comprare 3-4 paia di pantaloni, però non li abbiamo buttati. E poi alla fine vabbè, il tessuto gridava basta basta, no pietà, si sono continuati a lacerare là dove non c'erano delle pezze, e non li ho più messi perché si erano stinti di nuovo e si vedevano tutte le tinture precedenti, che ogni volta devi tingere più scuro. Erano nocciola chiari, sono arrivati a essere marroni oscuro con macchie beige, e nelle macchie beige si aprivano delle macchie nocciola chiare. Quindi anche riciclare i vestiti, non so, io da sempre a volte succede che ti metti delle camicie eleganti, la prima cosa che si rompe, si logora per il sudore, lo stropiccio, è il collo, si va, allora alla fine non puoi rammendare il collo delle camicie classiche. Mia madre le tagliava e diventavano delle camicie alla Mao con il collo alto così. Le maniche anche le rammendi, però dipende da dove hai la fortuna, che si iniziano a lacerare il tessuto, allora le puoi tagliare, così diventano delle camicie strane, perché come camicie da vestire, anche se non bianche, magari a quadratini, blu, bianchi e blu e bianchi, una specie di scozzese, no? Però a maniche corte, quindi magari fino a metà avambraccio, fino al gomito, addirittura le puoi tagliare fino qua, poi fare uno scotto in V invece che col collo alla Mao, e quindi puoi fare anche questo. D'estate ti metti una camicia tagliata come se fosse una camicia che è stata fatta con un tessuto leggero, e invece di essere una camicia a maniche lunghe normale è una camicia a maniche corte fino al gomito o l'avambraccio, a metà avambraccio. Gli tagli il collo se si è lacerato e la tieni aperta, quindi c'è un collo alla Mao aperto, la metti d'estate, la metti per stare in casa. Non è che uno si deve vestire elegante le 24 ore, perché altrimenti si sporca la camicia. Una camicia classica la devi lavare, asciugare al sole, stirare, quanto lavoro. Per quello che io nella maggior parte dei miei video ultimamente sto così. Io nei miei primi video, cercate, dal 2013 al 2018, mi vestivo elegante, però poi per fare un video magari sudavo, dovevo lavare la camicia, la dovevo stirare. E io non è che faccio milioni di visualizzazioni, e anche quello è risparmiare in acqua e detergente che poi vanno a finire nella cloaca. Non è che faccio milioni di visualizzazioni, altrimenti stai ricomprando vestiti come si deve, perché anche sono ingrassato, non riesco a utilizzare la decina di pantaloni d'estate che ho. Vabbè che i pantaloni non vengono in video, e la decina di camicie che ho degli anni 80, che anche se ero riuscito a ingrassare, comunque ero più magro di adesso, perché ci avrò avuto 12-16 anni, c'è ancora camicie di quell'epoca che se dimagrisco mi vanno bene, però è logico che compro a fare vestiti per stare in casa e sporcarli, filmarmi da casa. Ogni tanto mi metto una camicia per uscire fuori al centro. Guardate i miei video facendo la spesa, che vi do utili consigli di cosa comprare e cosa non comprare. Adesso ho imparato a lanciarli a fine mese, perché la maggior parte delle persone fanno video a fine mese, fanno video ormai non ci sto, dura troppo questo video, chissà quanto. Do i numeri: la maggior parte delle persone prendono il soldo a fine mese, il grosso della spesa lo fanno a fine mese, magari si indebitano pagando a quote.
e quindi un video tutorial di come fare il salva spesa, un video tutorial salva spesa lo vedono a fine mese. Poi adesso non filmo più in formato 4D e avrei potuto, visto che mi sto filmando con la camera principale, filmarmi in 8K, ma non filmo più in 4 e tantomeno 8K, che l'ho fatto solo una volta, per il semplice fatto che si risparmia memoria del dispositivo. Il dispositivo si riscalda molto meno perché deve lavorare meno, il microprocessore si consuma meno batteria, poi mi costa meno tempo caricare il video nel computer e caricare dal computer a YouTube. Tanto ci sono tre cose da prendere in considerazione. Questo è un consiglio che vi faccio sull'edizione del video. E poi vabbè, voi proponetemi un argomento, già sapete come fare, super grazie, sticker, abbonamento, super grazie, queste cose qua. Innanzitutto c'è l'intelligenza artificiale dappertutto, sta pure in YouTube, quindi prima o poi darà il formato 4K o 8K a tutti i video che avete caricato, quindi è inutile prendervi il disturbo di o editare in 4K o 8K un video fatto in full HD o formato inferiore, oppure filmare in 4 o 8K. Non serve, perché YouTube, io ho visto dopo 12 anni video che io ho fatto o in full HD o addirittura in 960 x 740, adesso li posso guardare in 4K e sono sicuro che non li ho editati in 4K, li avevo filmati con un LG KP 215. Andate a cercare nel mio canale i video che ho fatto su quell'LG, economicissimo, filmava in 170 pixel. E poi ci sono televisori intelligenti, smart TV, che hanno l'IA incorporata. E che fa questa IA? Io mi sono documentato e l'ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google e il browser mi ha risposto: è capace, perché il problema è che io non posso guardare in un televisore che ho in full HD i video in full HD perché ho il wifi lento, allora devo vedere in 320. Tu puoi fare entrare il video di YouTube o di qualsiasi altro sito in 320 che il televisore gli dà una compressione o non so che gli dà, o in 4 o in 8K, quindi in entrata può essere una risoluzione minima che poi il televisore lo elabora e te lo fa vedere in 4 o in 8K. Quindi compra tranquillo un televisore con intelligenza artificiale che sia di 80 100 120 pollici e che ci abbia intelligenza artificiale, oltre a essere smart TV, che lui te lo decomprime o non so che gli fa. D'entrata è full HD oppure SD oppure HD, e in uscita sarà addirittura ultra 8K high resolution 60 frames al secondo. Quindi la memoria del cellulare è come tutta memoria solida, anche quella del computer. Che succede se filmi in 4 o 8K con una filmatrice, una camera fotografica che non contano con targhetta micro SD, che magari è scartabile e costa poco, oppure un cellulare che a forza di riscrivere tantissimi dati per un video di 20 minuti in ultra 8K, credo che siano 60 o 100 gigabyte, si riscrive la memoria. È come se la formati ogni volta. Se arrivi a più del 60-70%, non bisognerebbe arrivare al 100%, cosa che forse ho fatto io. Se invece poi metti nel computer quel video e arrivi anche a logorare la memoria solida del computer, ti si brucia il cellulare, ti si brucia il computer. Quindi
non è ecologico, spendi molta energia, devi ricaricare il cellulare più spesso, spendi la memoria del cellulare, ti bruci il cellulare, ne compri un altro, devi mettere memoria nuova nel computer e durante molti anni ti puoi comprare un computer nuovo. Per questo, se sei un professionista e guadagni da YouTube molto, allora ti conviene registrare in 8k, in 8k ultra 8k, ma se no ti conviene registrare in full hd. L'importante è la qualità, cioè non cambia la qualità di un video fatto in full hd o in ultra 8k se il dispositivo è sempre lo stesso Motorola Edge 30 Fusion. Quindi adesso con questo vi lascio perché sono stanco, già non so di che parlare, non so di cosa stavo parlando. Adesso mi sono ricordato, parlando di memoria, che avevo la memoria piena del cellulare. Voglio vedere fino a che punto ha registrato. Mi ero scordato di svuotarla, spero di non aver parlato a vanvera. Ci risentiamo, carissimo amico Gambler Scissor, alla prossima sponsorizzazione e patrocinazione. Stammi bene e grazie dei tuoi 10 euro, grazie mille, mi hai fatto superare i $100 che andrò a ritirare probabilmente a fine mese. Ti farò sapere. Ciao. E a tutti quelli che mi seguono, che mi seguivano in Telegram, per il momento non posso reinstallarlo, che si contattino con me o in post del mio canale o sotto un mio video. Ciao Gambler Sister, ciao a tutte e tutti voi, alla prossima, ciao, grazie di cuore, ciao. Ah, meno male, ancora registra, ho fatto 57 minuti.